tutorial vi mostrerò come realizzare questa maglia che non mi vedete indossata in quanto è una taglia M e l'ho fatta per una di voi, quindi non è per me che sono una taglia S ma una taglia più grande. In questo modo ho accontentato sia la cliente a cui ho fatto la maglia, ma accontento anche tutte quante voi che ogni tanto mi chiedete di fare delle creazioni per taglie diverse rispetto alle mie. Ecco qua, taglia M, e vi presento la maglia fiore d'Egitto. Per quanto riguarda il filato vi dico che io ho utilizzato sia il lupo di mare che l'Egitto. L'Egitto mi è servito per fare le mattonelle granny a cui ho alternato il lupo di mare. I colori che ho utilizzato sono questo qui, ma vi faccio vedere anche altri colori che potete abbinare. A me piace tantissimo questo abbinamento grigio e azzurro. Questi sono entrambi lupo di mare, quindi potete usare Egitto e lupo di mare, tutto lupo di mare. Se non vi piacciono alcuni colori, se cercate potete anche usare il lupo di mare con il Luxor, perché di lupo di mare e di Luxor ho più colori da abbinare tra di loro, oppure fare tutto appunto lupo di mare, oppure guardate qui che altra bella combinazione, sempre Egitto e invece il lupo di mare. Io in descrizione vi metto i link a tutti i tre tipi di filati, quindi sia al lupo di mare che all'Egitto ma anche al Luxor, così potete fare la vostra combinazione colore che più vi piace, in quanto tutti e tre i filati possono essere lavorati con il numero del 4,5. Io infatti la lavorazione l'ho realizzata con il 4,5. Mi raccomando però, per chi ha una maglia una mano larga, lavorate con l'uncinetto il numero 3. Ora, per quanto riguarda la taglia M, io ho utilizzato 350 grammi, 300 grammi del filato lupo di mare, 50 grammi invece per quanto riguarda le mattonelle. Per una taglia S vi occorrono 250 grammi, quindi sempre un gomitolo per fare le mattonelle del colore diverso, ma potete togliere un gomitolo per quanto riguarda invece la lavorazione vera e propria. Mentre per una taglia L, quindi una taglia più grande, aumentate sia di un gomitolo del colore per le mattonelle, quindi 100 grammi, e aumentate di un gomitolo anche per quanto riguarda la lavorazione della maglia, quindi invece di 350 grammi vi occorrono 450 grammi, aumentando un gomitolo per ogni colore. Taglia XL, aumentate rispetto alla L di un ulteriore gomitolo per quanto riguarda la maglia. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere è semplicissima, ve la vicino così lo vedete meglio. Vedete, qui abbiamo le classiche mattonelle granny con questa tipologia di fiore, che è uno dei fiori classici che viene fatti, e poi qui tutta lavorazione granny. Le maniche sono a 3/4, quindi non sono maniche lunghe. Mi raccomando, se volete fare le maniche lunghe aumentate comunque di un gomitolo a prescindere dalla taglia che siete, perché io per fare questa maglia ho utilizzato completamente tutti i gomitoli, quindi se volete fare le maniche più lunghe aumentate di un gomitolo. Anche le maniche sono fatte con la tecnica granny, quindi è una maglia veramente basica per quanto riguarda le mattonelle e la lavorazione granny, ma mi piaceva appunto il contrasto che mi ha chiesto la cliente con un rosa e un color corda. Detto ciò, ritorno indietro, spero che anche questa creazione vi piaccia, spero che il fatto di fare comunque delle creazioni per clienti che non abbiano la mia stessa taglia vi aiuti, anche chi ha le prime armi, a capire meglio come fare per le taglie diverse dalle le mie creazioni. E detto ciò, noi ci vediamo presto con un nuovo video tutorial, e mi raccomando, se realizzate la maglia, come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia o Elsa Faccio o Filati Elsa. E inoltre, per la vostra gioia, ho deciso quest'anno di fare qualche tutorial in più con le mattonelle granny. Non mi chiedete una maglia tutte mattonelle granny, perché lo sapete, io odio andare a togliere e cucire tutte le mattonelle insieme, però magari facendo qualche lavorazione sempre con una striscia di mattonelle o delle mattonelle più grandi. Vediamo un po', però vi prometto che arriveranno dei tutorial per chi ama le mattonelle granny, qualche tutorial in più. Detto ciò, quindi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la maglia noi inizieremo facendo le mattonelle granny per la fascia, diciamo per il bordo sotto della maglia. Le mattonelle granny io inizierò a utilizzare due filati che alternerò tra di loro, ossia il filato Egitto e il lupo di mare. Il lupo di mare sarà poi il colore che utilizzerò per tutta la maglia, però appunto le mattonelle granny le realizzeremo alternando questi due colori. Qui vi faccio vedere altre combinazioni che potete fare con i colori. Vedete, qui c'è il lupo di mare con lupo di mare,
o sempre Egitto e lupo di mare. Io adoro questa combinazione, è veramente bellissima. Però sul sito, cioè scusatemi, nel video sotto in descrizione vi metterò sia il link al lupo di mare che l'Egitto, ma anche al Luxor, perché dell'Egitto non ho molti colori, ma potete alternare o usando sempre lo stesso filato però con colori diversi, oppure alternando un altro filato che è il Luxor, che si lavora sempre con lo stesso uncinetto. Io lavorerò con l'uncinetto del 4,5, ma mi raccomando, se avete una mano larga andate a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Detto ciò, quindi iniziamo. Io inizierò a fare le mattonelle con appunto il lupo di mare, quindi la parte centrale della nostra mattonella granny sarà con il lupo di mare, e faremo tante mattonelle. Io vi dirò alla fine quante mattonelle sono andata a fare per una taglia M, perché come avrete sentito all'inizio del video, questa non è una maglia sulla mia taglia ma è una taglia più grande, quindi vi dirò quante mattonelle fare e naturalmente vi darò anche le indicazioni per una taglia più piccola o una taglia più grande. Quindi all'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro e ne andiamo a fare altre maglie alte fino ad avere un totale di 23 maglie alte, quindi 2, 3. Io adesso continuerò da sola. Fatte le 23 maglie alte vi farò vedere come continuare la lavorazione. Fatte le nostre 23 maglie alte, io ho tirato il filo del cerchio e poi vado a fare una maglia bassissima all'interno della prima catenella, e adesso andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro nella mia maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo prendo il filo, entro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa. Maglia alta non chiusa nella successiva, maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva e le chiudo insieme. Ho fatto 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e adesso vado a fare 2 catenelle di separazione e poi si ricomincia da capo. Di nuovo vado a fare 3 maglie alte chiuse di 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella, quindi rientro nella stessa maglia, prima maglia alta non chiusa, successiva seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, ricomincio, rientro, maglia alta non chiusa, successiva maglia alta non chiusa, successiva terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione e di nuovo rientro dentro, maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta chiusa, le chiudo insieme, vado a fare 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vedete, sto in realtà facendo in modo che diventi una mattonella granny, perché dove ci sono le 2 catenelle diventa il nostro angolo, e quindi di nuovo andiamo a fare le nostre gruppi di 3 maglie alte, quindi una non chiuse, 2 e 3. Ricordatevi sempre, le chiudo e catenella, che la prima maglia alta va fatta dove avete fatto la terza del gruppo precedente, quindi 1, 2, 3 e le chiudo insieme, catenella, rientro, 1, 2 e 3 e le chiudo insieme, e mi ritrovo così a fare di nuovo le 2 catenelle che servono appunto per fare il nostro angolo. Ancora rientro, maglia alta, maglia alta, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa, catenella di separazione per fare l'ultima gruppo, rientro nella stessa maglia, vado nella maglia alta successiva e poi entro dove ho fatto la prima maglia alta non chiusa,
chiudo insieme e vado a fare le 2 catenelle, perché questo è il mio quarto e ultimo angolo. Adesso devo andare a cambiare il filo, quindi io entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima e mi tiro il filo. Io l'avevo già tagliato perché ormai avevo capito quanto mi serviva di filato, e quindi adesso vado a cambiare il colore, passiamo a lavorare con l'Egitto per fare il bordo. Quindi ho il mio filo rosa, lavoro sempre con lo stesso uncinetto, entro dentro nel mio angolo, nel primo angolo, e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Archetto successivo dove ho una catenella, di nuovo 3 maglie alte, quindi una, scusatemi, devo tirare un po' di filo, 2 e 3. Mi ritrovo dove ho le 2 catenelle, quindi devo fare il mio angolo, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro di nuovo 3 maglie alte, quindi una, scusatemi, una, 2 e 3, e si ricomincia. Vado nell'archetto di una catenella, 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 3, mi ritrovo di nuovo dove ho l'angolo, quindi vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 e 3, e si ricomincia da capo. 3 maglie alte nell'archetto di una catenella, 1 2 3, 3 maglie alte nell'archetto successivo, quindi 1 2 3, e sono di nuovo nell'altro angolo, quindi di nuovo andiamo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 1 2 e 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1 2 3, e poi di nuovo maglia alta nell'archetto, 3 maglie alte nell'archetto, 1 2 3, 3 maglie alte nell'archetto successivo, 1 2 e 3, e dobbiamo andare a chiudere la nostra lavorazione terminando il nostro primo angolo. Quindi rientro nell'archetto iniziale, vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3, catenella di separazione, entro dentro la prima catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo ci serve per chiudere la lavorazione e tornare a lavorare nel nostro archetto, e possiamo andare a fare il nostro ultimo giro della mattonella. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, 2 catenelle, scusate, che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una 2, continuo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio lato al mio angolo successivo,
quindi molto semplice, è uno dei classici fiori che si vanno a fare, quindi non stiamo facendo nulla di complicato, ma una cosa molto semplice e molto carina. 2, 3, 4, 5 e 6. Scusate, sono di più, ma ne ho contate 6. Mi trovo nell'angolo e nell'angolo vado a fare 2 maglie alte, 1, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e poi ricomincio a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, e devo fare questo quindi per tutto il giro, maglia alta sopra ogni maglia alta. E adesso arrivo di nuovo così ve lo faccio vedere. Quando arriviamo all'angolo facciamo il nostro solito angolo. Niente, oggi il filo vuole proprio non collaborare con me, come sempre, quindi continuo la lavorazione. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, mi trovo di nuovo all'angolo e quindi vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte e ricomincio a lavorare. Io adesso procedo da sola fino a terminare la mattonella, vi farò vedere appunto come terminare la nostra mattonella. Allora, sto per terminare la mattonella, ho fatto le maglie alte sopra ogni maglia alta, devo chiudere il giro. Prendo il filo, rientro nell'archetto principale del primo angolo e vado a fare le mie 2 maglie alte, e in questo caso 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a tagliare il filo e a chiudere la lavorazione. Ed ecco qui la nostra prima mattonella. Ora ne dobbiamo fare tante da avere la circonferenza dei nostri fianchi o del seno. Mi raccomando, tenete presente che se avete il seno più grande dei fianchi, molto più grande, andate a fare tante mattonelle fino ad arrivare a quella misurazione. Se invece è poca la differenza, allora fate quella dei fianchi, perché tanto quando andremo a lavorare poi la vera lavorazione vera e propria vi dirò come si può fare per poter aumentare o stringere un po' la lavorazione, se nel caso contrario avete il seno molto più piccolo rispetto ai fianchi. Io adesso andrò a fare le mattonelle, vi dirò quante ne ho fatte. Per poter cucire non ve lo faccio vedere perché la cucitura è la classica, io userò ago e filo e cucirò la parte di ogni lato col lato dell'altra mattonella, quindi molto semplici. Sono tantissimi tutorial dove potete vedere come andare a cucire le mattonelle e ognuno poi ha le sue diciamo modalità diverse. Io ho quella classica, quindi ago e filo, c'è chi invece preferisce cucire unire le mattonelle con l'uncinetto, quindi in base a quello che voi preferite andate a fare le cuciture che vi piace di più. Allora, ho terminato la mia striscia di mattonelle, io in totale ne ho fatto 8 che poi sono andata a chiudere insieme. Quindi per una taglia M vedete che a me 4 mattonelle lavorate con l'uncinetto del 4,5 mi ha portato una larghezza di circa 45 centimetri, quindi sono 90, e per una taglia M vanno più che bene. Taglia S io vi direi comunque di fare sempre 4 mattonelle, magari dopo quando andiamo a fare il giro dopo il giro base, per fare prima un giro base poi un altro giro che sarà il giro che va sempre ripetuto, vi dirò come fare per poter stringere o allargare la lavorazione. Per una taglia L invece vi consiglio di aumentare di una mattonella, quindi invece di 8 ne fate un totale di 9. Detto ciò, adesso andiamo a fare il giro base che ci servirà poi appunto per fare il giro vero e proprio. Metto del 4,5 e torno a lavorare il mio color corda e mi aggancio qui dove ho una delle cuciture tra le mattonelle e vado a fare prima questo giro base, che consiste nel realizzare una maglia alta dove ho la cucitura e una maglia alta dove ho ogni maglia alta, e questo sul lato sopra della mia lavorazione, e continuo a lavorare così quindi per tutto il giro. Terminato questo giro vi farò vedere come andare a realizzare poi il giro successivo, che sarà il giro della lavorazione vera e propria.
Allora, ho terminato la mia striscia di maglie alte, adesso andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto. Naturalmente questo sarà un altro in realtà giro base, il giro dopo quello che sarà sempre ripetuto, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2. A questo punto salto 3 maglie alte, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Attenzione però, se vedete che la lavorazione tende a stringere, invece di saltare 3 maglie alte ne saltate solo 2. Magari potete alternare, una volta ne saltate 3, nella successiva ne saltate 2, a seconda appunto di come vi viene la lavorazione. Se vedete che saltando 3 la lavorazione stringe, andate a saltarne solamente 2, altrimenti se vedete che saltando solo 2 la lavorazione tende ad allargarsi, alternate, una volta saltate 3 maglie alte, una volta ne saltate solo 2, in modo tale appunto da avere una lavorazione regolare, quindi che non si va né a stringere né ad allargare. Io continuo così per tutto il giro, quindi alterno, una volta salto 3 maglie alte, una volta ne salto solamente 2, e una volta terminato il giro vi farò vedere poi il giro successivo, che è il giro che andremo sempre a ripetere. Allora, sto terminando il giro con i gruppi di 3 maglie alte, quindi vado nella terza catenella, invece di fare una maglia bassissima vado a fare una maglia bassa. Questo perché mi permetterà di tornare a lavorare all'interno dell'archetto e di andare a fare una maglia bassa, le 2 catenelle e le altre 2 maglie alte, e poi si torna a lavorare in questa maniera. Vado tra gli archetti di 2 catene vado tra gli archetti che si sono formati tra i 2 gruppi di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, e continuo così per tutto il giro. Questo giro è il giro che andrà sempre ripetuto, quindi lavoreremo a tecnica granny fino ad arrivare agli scalfi. Una volta fatto gli scalfi, per arrivare agli scalfi vi faccio vedere come continuare la lavorazione dividendo la parte avanti dalla parte dietro. Sono arrivata a mettere i marcapunti. Io ho ripetuto il giro per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 volte. E a questo punto sono andata a mettere i miei marcapunti. Per mettere i marcapunti sono andata a contare il gruppo di 3 maglie alte e io ne ho un totale di 36, quindi ne sono andata a mettere 18 avanti e 18 dietro, mettendo appunto il marcapunti subito dopo la mia 18esima e la prima qui dietro, e qui la stessa cosa prima della mia 18esima e qui l'ultimo. Adesso andiamo a lavorare sempre lo stesso punto fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, però i giri diventano 2, non è più 1, proprio perché passiamo da lavorare in giri di tondo a in giri di andata e ritorno. Quindi scusatemi, naturalmente per le altre taglie, in base alla larghezza che avete fatto quando siete andate a fare il primo giro, quindi a quante gruppi avete, dovete dividerli a metà. Se avete un numero dispari, quindi se invece rispetto a me di 36 ne avete 37, ne mettete 19 avanti, 18 dietro, quindi dovete dividere a metà. Se avete un numero dispari, quel gruppo dispari in più va messo sempre sul davanti. Quindi a questo punto possiamo andare a lavorare i nostri giri, e per fare il primo giro entriamo nella prima maglia alta del gruppo di 3 e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Poi andiamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato, quindi andiamo a lavorare 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte. Continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto il gruppo di 3 maglie alte, sono arrivata dove ho il marcapunti, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro, e in questo caso andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte e poi continuiamo a lavorare normalmente, quindi sempre 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte. Quindi anche in questo caso semplicissimo. Continuo a lavorare così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il primo giro.
Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte tra i gruppi di 3 maglie alte, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. Ho terminato così i 2 giri e adesso devo ricominciare dal primo, quindi di nuovo andiamo a fare in questo caso le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta e poi direttamente i gruppi di 3 maglie alte, 3 gruppi di 3 maglie alte del giro precedente. Lavorerò così fino ad arrivare ad altezza scalfi, vi dirò quanti giri sono andata a ripetere, vi ricordo che la taglia che sto facendo io è una taglia M, quindi poi per le taglie più grandi e più piccole vi dirò secondo me quanti giri dovete andare a fare. Allora, ho terminato sia la parte dietro che la parte avanti, ho ripetuto i 2 giri per 1 2 3 4 5 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Ripeto, questa è una taglia M, quindi per una taglia S fate 2 giri in meno rispetto a me, quindi ripetete i 2 giri per 1 2 3 4 volte e poi nuovamente solo il primo giro. Taglia L invece andate a fare 2 giri in più rispetto a me. Una volta fatto ciò sono andata a cucire sulle spalle per circa 8 centimetri sia a destra che a sinistra, quindi come potete vedere lo scollo è rimasto bello largo. Adesso possiamo andare a fare le maniche, io farò delle maniche a 3/4 lavorando sempre con uncinetto del 4,5. Allora sto per terminare il giro, vado a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte dove ho il forellino e poi invece di chiudere come sempre andiamo a fare la maglia bassa in modo tale da poter lavorare poi qui all'interno le nostre 3 maglie alte. Quindi adesso vi dico quanti gruppi di 3 maglie alte ho. Ne ho un totale di 14, vedete la manica è venuta larga, non larghissima ma larga, quindi va benissimo per la taglia M. Quindi adesso io continuerò a lavorare e alla fine vi dirò quanti giri sono andata a ripetere. Dunque ho terminato le maniche, come vi ho detto non dovevano essere lunghe ma 3/4 e ho ripetuto il giro per 26 volte, quindi dal primo giro che abbiamo fatto insieme ho ripetuto per altre 25 volte, quindi un totale di 26 volte. Non andrò a fare una rifinitura nel collo, ma sono andata a fare un giro sempre con il color corda sotto alle mattonelle, quindi un giro di maglie alte sotto le mattonelle, quindi anche questa creazione è terminata.